Ma il mister Simone Inzaghi ha davvero sbagliato i cambi in Inter-Liverpool, anzi Liverpool-Inter 0-1, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. È uno dei temi caldi sicuramente che si sono accesi già durante la partita, in realtà ne abbiamo già parlato molto, poi soprattutto nel post partita. Allora, visto che se ne sta discutendo così tanto, abbiamo deciso di parlarne qui con voi e con il nostro Simone Frizza. Ben ritrovato innanzitutto Simone. Ciao allora, ciao a tutti ragazzi. Allora, abbiamo opinioni divergenti, quindi andremo a confrontarci rispolverando quello che era stato un format che qualche mese fa avevate molto apprezzato, ovvero Lorenzo contro Simone sul tema caldo del momento. Prima di parlare di questo, però, prima di arrivare proprio al cuore del contenuto di oggi, però Simone, brevemente, la base da cui faremo partire tutti questi ragionamenti, almeno per me, poi magari non saremo d'accordo nemmeno su questo, però vediamo. È sempre una, secondo me, la base di partenza. Cioè, oggi siamo orgogliosi di quello che l'Inter è riuscito a fare, di quello che l'Inter ha fatto, con i limiti che conosciamo di questa squadra, contro un avversario che chiaramente all'inizio pensavamo fosse imbattibile, invece se l'è giocata, lo ha fatto al massimo. Avrebbe meritato anche qualcosina in più, forse, di quello che è riuscita ad ottenere, soprattutto all'andata magari. Possiamo dire che l'Inter è uscita da questa Champions League forse per dei dettagli, come il blackout che c'è stato all'andata, qualche errore di posizionamento sui gol, l'espulsione al ritorno, magari anche l'assenza di Barella che risale invece a questa squalifica per 2 giornate rimediata contro il Real Madrid. Dettagli comunque che fanno tutta la differenza del mondo e che soprattutto oggi ci fanno ancora vedere come ci sia effettivamente un gap tra l'Inter e i top club d'Europa, ma mi sarei stupito del contrario, ovvero di misurarci alla pari e di riuscire anche ad andare avanti contro queste squadre. Però è stata una buonissima lezione, sicuramente abbiamo imparato tante cose importanti, ripartiremo sicuramente da qui per fare ancora meglio l'anno prossimo. Ti chiedo innanzitutto, Simo, se sei d'accordo su questo e che cosa ne pensi, un tuo giudizio sul doppio incrocio contro il Liverpool. Sono d'accordissimo ed è un doppio incrocio che è stato innanzitutto meraviglioso per tutti, perché ci siamo penso divertiti, in assoluto vedendo questi 180 minuti. È stato un doppio incrocio, come hai detto anche tu, molto importante anche per la maturazione e questo lo dicevamo anche prima del ritorno, rispetto a chi diceva: "Andiamo con la primavera, freghiamocene completamente", non solo per quello che poi potevano essere le speranze di ribaltarla, che paradossalmente abbiam visto che alla fine ci sono state e non era nei pronostici, ma anche perché misurarti con queste squadre in questi palcoscenici, in partite così, comunque ti fa crescere e quindi anche se c'è un campionato da vincere, anche se era una partita difficile da recuperare, da ribaltare, secondo me è stato giusto prendere queste decisioni e l'abbiamo sfiorata purtroppo, solo questo. Ecco, veniamo adesso però al tema centrale di questo episodio, veniamo un po' allo scontro, diciamo così, ovvero la gestione della partita da parte dell'Inter, da parte di mister Simone Inzaghi, sia dall'inizio che poi a gara in corso. Allora, io, Simone, ero d'accordo innanzitutto con la formazione titolare scelta, da quello che dicevi poco fa, immagino quindi anche tu, e anche con il tipo di gara che il mister ha impostato. Sono stato sinceramente convinto di quello che abbiamo visto da parte dell'Inter. Ho visto un Inter in grado di giocarsela, nonostante credo che l'Inter forse sia andata anche sopra il 100%, comunque si sia avvicinato molto di più l'Inter al suo 100% piuttosto che il Liverpool. Su questo penso che siamo tutti d'accordo, senza per questo dire però che il Liverpool abbia giocato a ribasso o che non se la sia giocata, questo sia chiaro, però il nostro sforzo era sicuramente superiore. Durante la partita poi sono successe diverse cose. Prima di sapere la tua, riepilogo un attimo anche i cambi e i vari episodi che ci sono stati. Innanzitutto all'intervallo la prima sostituzione forzata perché De Vrij, affaticamento muscolare, ha lasciato il campo ad D'Ambrosio, per il quale vanno fatti solo applausi a scena aperta per come è entrato in campo D'Ambrosio. Gol di Lautaro Martinez al 62esimo, pochi secondi dopo esce Alexis Sanchez, espulsione dubbia che sta facendo molto discutere, ma qui rimaniamo su altri temi. È stato espulso, si rimane in 10. Attorno al 70esimo si stava preparando un triplo cambio con Gosens, Darmian e Correa che erano pronti ad entrare, però Brozovic avverte qualche problema, anche lui tra l'altro in dubbio per un affaticamento muscolare, vedremo quelli che saranno poi i risvolti e quindi Inzaghi ovviamente cambia idea perché entrano Gagliardini, entra Darmian, entra Correa, non entra Gosens, escono Brozovic, Dumfries e Lautaro Martinez. Al minuto 83 l'ultima sostituzione con Cialanoglu che lascia il campo a Vesino e
Simo, siamo d'accordo nel dire che gli infortuni e l'espulsione hanno chiaramente rovinato i piani di Inzaghi e non erano episodi prevedibili. Io immagino che Inzaghi avesse strutturato un certo piano partita che poi ha dovuto ribaltare più volte, perché nel momento in cui ti si fanno male due perni come De Vrij e Brozovic, in più rimane in 10, ovviamente salta tutto di fatto. A questo punto però forse non siamo in totale contrapposizione, però ti chiedo, Inzaghi secondo te ha o non ha sbagliato i cambi, e più che negli uomini scelti magari più nel tipo di scelte che ha fatto? Allora, in diretta ho detto di sì, ero più dalla tua, rispetto a questo tema e penso che fosse dovuto chiaramente al momento e al fatto che, cavolo, vedi l'1-0, ci vuoi provare. Poi, come dicevo poi anche nel post partita, lo ribadisco adesso, invece mi sono un po' più spostato dall'altra parte, dicendo che secondo me i cambi sono quantomeno comprensibili. Non ti nego che vedere entrare Correa non al posto di un centrocampista, ma al posto di Lautaro, e vedere entrare Vessino come ultimo cambio comunque mi abbia fatto cadere un po' le braccia, sinceramente. Però alla fine faccio un bilancio e secondo me è stato paradossalmente il mister molto lungimirante, perché sul momento era facile per certi versi farsi prendere dalla voglia di provarci, dalla fame e buttare dentro Gosens, magari anche Dzeko, eccetera. Inzaghi qui ha dimostrato una maturità che forse neanche ci aspettavamo per certi versi, perché non è un allenatore navigato che ha anni e anni di esperienza in Champions League. E quindi secondo me ha mostrato diciamo una lungimiranza importante. Naturalmente poi tutto questo si misura in quello che sarà innanzitutto Torino-Inter e poi il resto delle partite, perché è evidente che se poi le cose vanno in un modo o in un altro può cambiare tutto il giudizio. Però la mia lettura generale è questa, poi dopo ti dirò anche le altre 2 o 3 cose. Ok, sei stato chiarissimo e il tuo punto di vista è assolutamente comprensibile, anzi immagino che sia anche piuttosto condiviso da quello che leggevo nella chat. Detto che forse probabilmente è molto lungimirante il tuo commento, quindi non troverà forse l'appoggio di tutti, perché quando sei molto lungimirante non metti d'accordo tutti, di solito. Però io faccio sempre la solita premessa, fossi bravo almeno quanto Inzaghi o anche un decimo, probabilmente sarei lì e non sarei qui chiaramente su questa scrivania, però ecco, non posso negare che, come dicevi anche tu, un po' di amaro in bocca mi è rimasto e mi spiego. Sei arrivato lì, hai accarezzato l'idea di far male a questo Liverpool. Io un tutto per tutto, ma anche misurato, quindi una sorta di via di mezzo l'avrei provato, un qualcosina in più di quello che hai provato a fare. Non significa chiaramente mettere dentro tutti gli attaccanti, andare tutti all'arrembaggio, alla disperata e buttarsi tutti in area di rigore, però ti faccio un esempio. Il Gosens, che comunque avevi pensato di mettere in campo ed era pronto ad entrare, buttamelo dentro il posto di Gagliardini stesso. Almeno Gosens è un potenziale contropiedista. Ribalti un po' gli assetti, è chiaro che vai un po' a squilibrare l'assetto, anche se chiaramente stavi giocando in 10, quindi già in quel momento la squadra era fuori assetto, però metti fisicità, metti corsa, metti un qualcosa che mi convince un po' di più. Hai voluto risparmiare Dzeko perché non era proprio al top, lo sapevamo, ci sta, comprendo questo tipo di decisione, però a quel punto più che un Correa, che da solo lo abbiamo visto che ti scompare davanti a quei difensori di quel tipo lì, c'è anche, te lo butto lì, l'ipotesi estrema di un Caicedo molto forte fisicamente, anche se non è in formissima, magari può ricevere quel lancio lungo, spalle alla porta, fa salire i compagni e aiuta un po'. Oppure mi tenevi dentro ancora qualche minuto Lautaro Martinez che era molto caldo. Io probabilmente, Simo, se a fine stagione vinceremo lo scudetto e ci diranno che uscire dalla Champions in questo modo ha inciso positivamente per la vittoria, questa cosa chiaramente me la farò passare in secondo piano e mi dimenticherò la sensazione che sto provando oggi. In questo momento però il non averci provato con tutta la convinzione o anche con il 99,9% della convinzione che potevamo metterci, soprattutto dopo l'1-0, mi dispiace un pochino, questo devo dirlo. Anche perché potevi andare ai supplementari e magari sì, poteva essere logorante fisicamente, poteva portarti a qualche effetto negativo poi in campionato, però vai ai supplementari, ti metti in trincea, provi a portarla anche ai rigori, chi lo sa, oppure te la rilancio ancora in maniera più estremizzata, mancavano 20 minuti, eravamo in una serata in cui alcune cose ci stavano girando nel senso giusto, nel verso giusto, chi lo sa, magari non devi neanche andarci ai supplementari e ne fai altri due negli ultimi 20 minuti. Sto estremizzando. Dimmi tu se vuoi aggiungere altro, se no vado in chiusura io con un'altra cosa e poi ti lascio la parola finale.
No, volevo giusto dire che capisco perfettamente, ci mancherebbe altro. Io voglio solo che specificare che il mio e il discorso di chi la pensa come me non è secondo me un discorso di mentalità perdente o di rinunciatari. Chiaro. Sono secondo me cose molto diverse. Io credo che Inzaghi si sia ritrovato, perché poi noi stiamo facendo giustamente discorsi anche molto ampi. Io penso che immedesimandomi in Inzaghi al minuto in cui ha fatto i cambi, ha pensato: se io la porto ai supplementari ho molto più rischio di perdere punti col Torino, se la finisco qui o comunque se la porto ai supplementari ma con questa squadra magari ne ho di meno. È evidente che andare ai supplementari non è automaticamente sinonimo di non vittoria col Torino, come non è sinonimo di vittoria il fatto di non esserci andato. Però alla fine di tutto tu porti a casa un 1-0 con il Liverpool ad Anfield, che non perdeva da un anno, e addirittura in fase di eliminazione diretta anche da molti più anni, così via. Secondo me mentalmente ha fatto bene, cioè alla fine porti a casa un 1-0 che farà molto molto bene. E quando noi diciamo se tu poi vai ai supplementari e poi la perdi o comunque loro ti tornano, magari te la pareggiano eccetera, ne esci comunque bene, sì, questo può essere il nostro pensiero, non sono sicuro che sia anche quello della squadra. Cioè magari Inzaghi, conoscendoli meglio, pensa un 1-0, anche se usciti così, è molto più importante e valoroso rispetto magari ad un pareggio poi ai supplementari e così via. Anche perché, non dimentichiamoci, chiudo, all'andata l'Inter perde 0-2 e tantissimi dicono è quella lì la sconfitta che mentalmente abbatte l'Inter. Eppure avevi giocato un partitone e avevi perso immeritatamente. Quindi c'è anche questo da considerare. E poi, brevissimamente, abbiamo avuto 2 infortuni in 90 minuti, anche quello ti può fare un po' paura. Cioè se vedi la squadra carica sul pezzo eccetera, ok, ho già avuto 2 infortuni muscolari di 2 uomini chiave, Inzaghi avrà anche detto togliamoci tutti i problemi, evitiamo di arrivare a Torino decimati, ecco. Ci sta, ci sta. E in effetti diciamo che nel mio viaggio sulla corsia opposta alla tua, diciamo così, c'era un punto di conversione che arrivava proprio su questo, nel senso che se Inzaghi mi dice che ad un certo punto, soprattutto dal punto di vista mentale, era più importante vincere quella partita anche uscendo, piuttosto che assumersi il rischio di andare poi magari ad essere ribaltati, considerando che le grosse difficoltà dell'Inter, lo abbiamo detto più volte, e continuo a ribadirlo, sono state mentali nell'ultimo periodo, non fisiche. Quindi la testa è un fattore molto più importante forse delle gambe addirittura in questo momento per l'Inter. Quindi se il mister mi dice ho fatto questo tipo di decisioni perché dal punto di vista mentale sono convinto che una sconfitta, una rimonta o un'eliminazione con un risultato diverso ci avrebbe dato una mazzata molto forte, posso capirlo. Quindi questa è la mia quota che mi tengo lì, che mi può far convergere dalla tua parte. Detto che però per il momento secondo me, dal mio punto di vista avevi molto di più da guadagnarci, piuttosto che da perderci nel provarci ancora, nel dare ancora qualcosina in più. Al di là del lato economico, che un clamoroso e miracoloso quanto difficilissimo passaggio del turno sarebbe stato molto, molto impattante sull'economia del club e non solo. Io dico però solo una cosa per chiudere. È evidente che non abbiamo la squadra per lottare su tutti i fronti in questo momento. Non abbiamo una profondità di rosa tale per poterci permettere di dire andiamo in fondo e giochiamo tutte le partite a 200 all'ora, eccetera, eccetera. Però quando sei lì non provarci mi dispiace e soprattutto io sono convinto, un po' questo lo porto nel lavoro così come nella vita in generale, quindi influenza il mio giudizio, che quando fai un qualcosa e ti rendi conto che non hai dato proprio il 100%, a me personalmente erode. E quindi questa cosa qui un po' dentro mi rimane dal mio punto di vista. E soprattutto, chiudo con questa considerazione anche, il detto che la fortuna aiuta gli audaci, secondo me è sempre valido, nel senso che in alcuni momenti è giusto saper non perdere, è giusto saper capire quando è il momento di non perdere, giustissimo. Però questa mentalità non vorrei che poi ti possa portare in alcuni momenti a cullarti su degli alibi, come quando avevamo detto, attenzione perché a dire a inizio stagione mi si era detto che l'obiettivo era entrare nei primi 4, occhio, è un piccolo segnale di incrinatura. Se mi ci aggiungi qualche altro passaggio con i remi in barca, attenzione. Io resto fermamente convinto che intanto il voto di Inzaghi, l'8 che gli abbiamo dato in pagella, sono d'accordissimo, perché ha fatto una grande prestazione, ha dimostrato una grande maturità sicuramente da questo punto di vista, anche a livello comunicativo è molto migliorato, a parte qualche incrinatura che abbiamo sottolineato qui e là. In un percorso di crescita mi aspetto appunto che poi dall'anno prossimo
così come magari oggi abbiamo imparato dalle lezioni col Real Madrid, come abbiamo detto più volte, e abbiamo fatto un passo in più, l'anno prossimo si riparta da qui, impariamo da questo, adesso vinciamo, l'anno prossimo proviamo a fare un altro step in più. Questa è un po' la mia considerazione. E t'aggiungo, guarda, giusto un Sì, flash, giustissimo quello che hai detto, condivido al 100%. Va anche detto, Inzaghi ha fatto e sta facendo assolutamente il suo, perché come hai detto tu, al di là di quella uscita che anche a me non è piaciuta molto, nei fatti è vera, cioè lui è stato chiesto sì. di arrivare almeno nei primi 4. Lo step in più che Inzaghi, lo deve fare la proprietà, cioè deve mettere a disposizione di Inzaghi una squadra che possa essere di valore e che non lo costringa a schierare ad Anfield dalla panchina Gagliardini e Vesino. È tutto lì. Inzaghi ha fatto tutto molto bene, o quasi tutto. Per un ulteriore step di crescita anche in questi palcoscenici, secondo me bisogna bussare alle porte della proprietà e speriamo chiaramente che ci apra e ci accolga in questa metafora. Ci sta, ci sta, ci sta. Diciamo che però il percorso di crescita con le notizie che sono tornate a circolare, anche sul rinnovo di Inzaghi, dopo il rinnovo della dirigenza, almeno ci danno l'idea di una programmazione che va in una direzione che ci piace, o almeno che sembra abbastanza promettente. Fateci sapere un po' nei commenti da quale lato vi schierate, cioè se siete d'accordo più con Simone oppure se siete d'accordo più con me. Fateci sapere un po' le vostre varie osservazioni nei commenti. Se ci avete seguito fino a questo punto, fatecelo sapere questa volta con le emoji dei cuori nerazzurri, visto che è il momento di sostenere la nostra squadra, anche e soprattutto oggi, nel giorno del 114esimo compleanno della nostra Inter, a cui facciamo ovviamente tanti auguri. Iscrivetevi al canale, ve lo ricordo, tutti i giorni siamo in diretta alle 19:30 e se volete potete sostenerci tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto o su passioneinter.club per entrare a far parte della community dei sostenitori di Passione Inter. Simo, grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti ragazzi. Ci rivediamo in diretta ogni giorno alle 19:30.